Finalmente è arrivato il momento di salutare il mio MX Master prima serie, che inizia ad avere qualche problemino, ma penso di averlo da non so quanti anni, ma parecchi. Considerato che lo uso tutti i giorni, sicuramente è un ottimo risultato. È un mouse non particolarmente economico, la serie MX di Logitech penso sia la top di gamma, ma è anche un mouse che effettivamente dura una vita, cioè normalmente ecco, ci si stanca prima. Era un po' che aspettavo di acquistare questo, l'ho trovato in offerta su Amazon e devo dire che il prezzo era molto interessante, appunto che non me lo sono lasciato scappare. Vediamo com'è. La scatola, vabbè, diciamo è abbastanza classica per i prodotti di casa Logitech. Io utilizzo anche la tastiera MX di Logitech, per cui diciamo sono un appassionato del loro marchio. Sì, a differenza dell'MX che avevo in precedenza, questa mi sembra un po' più sull'economico andante, però al di là di quello abbiamo un mouse che ha sempre la solita forma, diciamo sì, stilizzata e sicuramente migliore, mantiene sempre la possibilità di gestire fino a 3 dispositivi semplicemente poi premendo il pulsante di selezione, per cui lo potete collegare a 3 computer piuttosto che, e di volta in volta eventualmente selezionare. Ha sempre il solito sensore ottico ultra preciso, dovrebbe avere 8000 dpi di risoluzione. Poi abbiamo la solita rotella e tramite questo pulsante è possibile farla scorrere a scatti piuttosto che, adesso è spento, piuttosto che in modalità totalmente libera. I soliti 2 pulsanti, rotellina per lo scorrimento verticale, questa è quella per l'orizzontale, poi pulsante avanti e pulsante indietro, e sono 2 cose a cui io oggi non rinuncerei tanto facilmente. E poi abbiamo il solito dongle da inserire, che da quanto ho visto è diverso rispetto a quello standard, per cui è necessario installare anche questo. Altro dovremmo avere semplicemente il cavo di ricarica, che finalmente in questa nuova versione è diventato di tipo USB tipo C, mentre nel vecchio MX era un micro USB, e basta, non ci resta che provarlo e poi vedere come va. Ecco, i manuali sono i soliti, ma non è che ci sia molto da fare, per cui va installato il solito software di gestione però. Allora, colleghiamolo e vediamo come va. Allora, giusto così per finire il test, abbiamo questo che è il mouse che utilizzo adesso, che come potete vedere è vediamo se riesco, un vecchio MX Master, e di qui abbiamo il nuovo MX Master 3S. Allora, dalle prove che ho fatto per un utilizzo normale sono equivalenti. Il feedback è meno marcato, nel senso che qui si sente molto di più il click, mentre qui però diciamo che alla fine non ci sono particolari problemi. Ergonomia simili, devo dire, anche la scorrevolezza. È migliorata sicuramente la precisione del sensore sotto, che ha una definizione più alta, per cui sicuramente in grado di fare di più. Quindi dicevo, a livello di ergonomia, ecco, e l'altra comodità, ecco, sicuramente è un pochettino più stretto, non so se, vediamo se riesco a invertirli così da farveli vedere. Ecco, sicuramente un pochettino più stretto, però alla fine diciamo l'utilizzo è molto simile, e come vedete il mio ormai presenta queste macchie lucide date dall'utilizzo, però adesso al di là di quello è sicuramente è un mouse che ha dato, nel senso adesso ogni tanto ha qualche problemino, però ripeto ha anche i suoi anni, per cui era anche giunto il momento forse di fare un passaggio alla versione nuova. Basta, tutto qui. Vi lascio comunque il link in descrizione e come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e vi invito anche ad iscrivervi al canale se vi piacciono comunque le novità che portiamo con una certa regolarità, o comunque vi piace restare aggiornati sulle novità di mercato. Grazie e alla prossima.